Sky. Spalletti, buongiorno. La Champions, il campionato, il Torino, ancora tantissimi impegni. Le chiedo se è il momento più bello della sua carriera. Per me il tempo che passa mi crea sempre lo stesso problema, di andare a fare qualcosa che mi dia soddisfazione e che mi dia poi quel riempimento, quella pienezza al tempo che trascorre, perché poi in fondo noi verremo giudicati per quello che è la serietà, la professionalità, l'umiltà con cui hai affrontato le cose nel percorso, nel tempo. Io ho questa esigenza e mi devo affrettare, perché io di tempo non ne ho molto, per cui so che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, soprattutto ora. E io, per completarlo, per il Napoli, sono disposto a tutto. Sport Italia. Quindi ci sta dicendo che questo può essere un anno irripetibile, cioè nel senso, guardando anche il sorteggio Champions, guardando il cammino del Napoli in campionato, mister. Per quanto mi riguarda, l'anno irripetibile sarà quello dopo questo, o perlomeno nelle intenzioni sarà quello dopo questo, qualsiasi cosa succeda, e dopo quell'anno lì sarà ancora quello dopo, nonostante qualsiasi cosa succeda. Si può andare avanti all'infinito, perché sarà sempre così. Sarà irripetibile quello che il traguardo è sempre, o perlomeno il meglio, è sempre quello che vuoi andare a prendere, che vuoi andare a scoprire, perché non ci si ferma, non ci si deve fermare mai, si va sempre a scavare ancora più in profondità, a trovare qualcosa che ti dia questa soddisfazione, come dicevamo prima. Radio Kiss Kiss e si prepara il Corriere dello Sport. Sì, buongiorno mister. Io vorrei proiettarmi sono qui. Vorrei proiettarmi al Torino, una squadra che ha una sua linea ben definita dal punto di vista calcistico, però spesso e volentieri le squadre si sono anche un po' snaturate per affrontare il Napoli. L'ultima l'abbiamo vista anche un po' l'Eintracht di Francoforte, però lei quanto è soddisfatto anche della capacità della squadra di adattarsi a tutte le soluzioni di gioco che si trova davanti nel corso del match, e anche quanto è soddisfatto della crescita dei ragazzi nelle scelte individuali all'interno delle varie partite che avete affrontato? Parlo volentieri del Torino per il rispetto che non solo gli devo alla squadra di Juric, ma anche che gli riconosco, perché so che sarà una partita molto difficile. Il Torino non cambierà atteggiamento. L'Eintracht ha cambiato qualcosa perché c'era il risultato dell'andata, dove hanno toccato con mano delle cose che probabilmente li hanno costretti a dover cambiare qualcosa. Il Torino no, il Torino fa sempre alla stessa maniera, è un avversario molto complicato, perché è asfissiante in tutto quello che fa, non solo in fase di non possesso. Anche in fase di possesso loro vogliono mantenere un livello di fatica altissimo dentro la partita. Sono allenati a questo. E poi quando tu hai la palla non vedi mai di fronte a te, sei sempre costretto
spesso a riportare palla dal portiere e a farla diventare un duello costante sulla fisicità, perché loro ti pressano continuamente, piano piano. Non caschi anche lei. E quindi sono sempre disposti a farti sentire il fiato sul collo e non... E per una squadra come noi che usa un po' di possesso palla ogni tanto per portare la partita dove vuole, per loro diventa un divertimento non farti giocare sul pulito, per cui sarà una partita difficile. Stiamo facendo un grande campionato, ormai con Juric qualche volta ho anche discusso, ma però poi sotto quando ci si parla e siamo più tranquilli c'è sempre stata grande stima a quella che è la qualità del lavoro, a quello che è l'impegno profuso, perché anche lui, perché mi impegno anch'io, si vede che pensa a quello che è il suo lavoro, a quello che deve fare con la squadra, insomma. Grazie a lei. Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Quando Spalletti dice non ho tempo, immagino voglia dire non ho molto tempo. E la curiosità quindi nasce spontanea, come direbbero quelli della televisione. Come? Nasce spontanea, come direbbero quelli della televisione. Che vuol dire non ho molto tempo? Cioè vuol dire che si è dato una scadenza... Vuol dire che ho 64 anni. È quello. E quant'è questa scadenza che si è dato Luciano Spalletti? E visto che oggi è una bella giornata, mi dirà anche in questo tempo che si è concesso cosa ci vuole infilare dentro, perché per scaramanzia diciamo che, o anche per legittima forma di prudenza, non si può parlare di cose che potrebbero accadere sul breve. Per non andare oltre, come dire, la scadenza temporale del prossimo impegno, immagino che non sia il caso poi di proiettarsi sulla Champions, però almeno ci tolga la curiosità di sapere la prossima vita di Spalletti cosa prevede. Ma non lo so, ogni momento può essere diverso, per cui è meglio non fare calcoli. Uno va ad affrontare nel momento che vivi, che ci sono le situazioni da andare a metterci mano di volta in volta, perché le considerazioni di quel momento lì possono essere differenti da quella che è una valutazione, una previsione a distanza di tempo. Per cui si prova sempre ad essere migliori di quello che siamo stati. Non mi ha detto fino a quando rimane in panchina. Ma cioè come 64 anni. questo lo vedremo, perché poi anche questo nasce da quello che succede. E se penso a quello che è la disponibilità e l'impegno della squadra, vorrei vivere in eterno. Se penso a quello che è successo l'altra sera per la città o quello che succede ogni tanto, vorrei non partecipare a questo tipo di situazioni, insomma, ecco. E accettando che succedano, lavorandoci dentro, è una cosa che mi disturba e non ne vorrei far parte, mentre involontariamente o di rimbalzo ne fai parte anche te, perché è il tuo mondo. Per cui dipende sempre da quello che sono le evoluzioni delle cose, da quello che è ciò che riesci a chiappare, a percepire come amore, perché poi in fondo la cosa fondamentale è quanto hai amato le cose e quanto sei stato amato, è quello che conta. Gazzetta dello Sport e si prepara il Corriere della Sera. Buongiorno.
non c'è in questa fase un problema di turnover, anche perché poi si va alle nazionali, però ci può essere, parlo in generale, non sto parlando di singole scelte, un discorso anche di affaticamenti, di stanchezze, di giocatori che magari attraversano un periodo di forma particolare. Ecco, in questo senso a livello generale domani c'è da aspettarsi qualche cambio in più o comunque la squadra sta bene e può arrivare a questa sosta sullo slancio di quello che ha fatto fino adesso? Può succedere che ci sia qualche titolare differente a quello della partita precedente, ma si fa quello che si fa sempre, ci si prepara al meglio ogni giorno per ogni singola partita, una alla volta. Partite una alla volta. I conti in fondo, ma le partite una alla volta. E le alternanze sono sempre un po' in base alla forma dei singoli, perché succede così, in base a quella che può essere la relazione, a quelle che sono le caratteristiche. Non ho non ho il timore di sbagliare in maniera profonda, perché qualsiasi cosa scelgo, secondo me, scelgo bene, perché ce l'ho tutti molto interessati alla causa e ce li ho tutti molto disponibili da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale. Sono valutazioni che si fanno in base un po' alla partita, in base un po' a quella che può essere la reazione di questa grande attesa del risultato della partita precedente che c'era nell'aria, perché poi a livello mentale viene speso tantissimo, perché ti dicono che l'hai già vinta, tutti ti dicono guarda, pensa a quella successiva, pensa al prossimo turno, tutti parlano di prossimo turno, tutti parlano di risultato facile, tutti parlano e tu ti trovi a giocarla in condizioni mentali di svantaggio totale, perché poi se tu fossi lì dentro ti accorgeresti di questo. Siccome non ci sei, allora uno fa delle valutazioni differenti. Ma se tu sei costretto a subire quest'idea o questo racconto che sei già di là mentre devi affrontare una partita, ti costa ancora di più di quello che è il costo reale che hanno le partite. Ecco, ti mette in una situazione di difficoltà per la partita stessa. Corriere della Sera e si prepara la Repubblica. Mister, salve. Quando parlava del Torino mi veniva in mente un concetto che diceva spesso l'anno scorso sulla crescita del calcio italiano, perché è difficile andare a giocare col Torino, l'Atalanta, all'epoca anche il Verona, la Fiorentina, queste squadre di mezzo, diciamo, nella classifica della Serie A. Visto anche quanto sta accadendo in Europa con le squadre italiane che vanno avanti, che fotografia c'è oggi del calcio italiano e che soddisfazione è guidarlo in classifica? Ma c'è una fotografia di ricerca di fare delle cose più moderne, di rifare delle cose più forti da un punto di vista di impatto dentro la gara. Ecco, per esempio, penso alla qualità del portiere che è il Torino, di quando gli riportano la palla dietro, tu vai a pressare e sei costretto in una pallata sola a dover ricomporre dentro l'area di rigore in un attimo. Tu dici idealmente, ora gliela vado a prendere e gli creo problemi. E loro te la mettono a 70 metri perché lui ha un calcio
che da dentro l'area piccola te la mette al limite dell'area tua, sei costretto a questo sciagattone di dover ricomporre la linea difensiva da metà campo, perché quando la vai a prendere al limite dell'area la linea difensiva deve avere i piedi sulla metà campo, ti ribalta tutto, sei costretto a fare questo rientro anche con le punte che vanno a mordere forte, perché l'eventuale ribattuta della linea difensiva, ammesso che ci si arrivi prima sulla caduta della palla, riarriva a metà campo, per cui sono queste cose che fanno parte di un calcio moderno e che poi loro hanno anche questa soluzione, oltre che fisica, anche degli attaccanti di velocità e di tecnica, perché io gli attaccanti li conosco bene. Caramollo allenato all'Inter e ha questi guizzi fatti di quelle imprevedibilità che creano problemi, per cui questo qui è per dire che il calcio va avanti, nel senso che ci sono sempre cose da apprendere e che questo modo di fare, mentre l'ampiezza rimane sempre lì, la lunghezza del campo tu la puoi accorciare in base a come ti comporti con la linea difensiva. A loro non gliene frega niente da accorciarlo il campo, anzi se potessero lo farebbero ancora più lungo e più largo, perché vogliono andare a giocare da cavalli sciolti nelle praterie, vogliono andare a fare queste corse in libertà dietro a un pallone come si faceva da ragazzi, e diventa complicato per ritrovare poi quelle che sono le distanze, le misure, per fare un possesso palla, per fare una qualità di gioco che ci assomiglia come modo di fare, insomma, ecco. Repubblica e si prepara il mattino. Sì, eccomi, buongiorno. Vorrei chiederle soprattutto se Raspadori recupera per il match domani col Torino, e se è soddisfatto dei progressi in Ndombélé nelle ultime partite, che è entrato, che ha fatto sempre molto bene. Grazie. Raspadori non recupera, tant'è che mi sembra di aver letto che non va neanche in nazionale, mi sbaglierò, mi sembra di aver letto così, no? Ho letto bene, per cui ho saputo anche questa notizia leggendo. E Ndombélé è un giocatore forte, un calciatore forte. No, all'inizio non lo conoscevo molto, c'era il dubbio del perché una squadra come il Tottenham l'avesse lasciato partire. Per quello che ho visto io, e vedendo la partita dell'altro giorno Milan-Tottenham, e per quello che è la mia conoscenza, io ce lo vedevo bene dentro, per cui è un calciatore che alleno volentieri, perché è un ragazzo anche molto dolce, e è un calciatore forte fisicamente, perché nella modernità del calcio c'è da includere questa forza fisica, che è un valore importante. Lui ha forza, motore, tecnica, ha questi guizzi di lucidità dove riesce a chiappare dove si libera lo spazio per andare a imbucarci la palla con anticipo. Ndombélé è un calciatore che mi garba, si dice in Toscana. Il mattino e si prepara Canale 8. Buongiorno mister, le volevo chiedere, il Napoli ha esattamente lo stesso rendimento in casa e fuori come numero di vittorie, di pareggi e di sconfitte. Ecco, questo è un altro segnale importante della mentalità che lei è riuscita a trasferire alla squadra, cioè di avere sempre e comunque la stessa fisionomia, di provare a metterci in campo sempre le stesse cose e di ottenere quindi lo stesso tipo di risultati. Grazie. Ma se si va a fare cose che siamo abituati a fare, di solito ci si trova più a nostro agio dentro
metterci mano, nell'andarsi a comportare. Poi è chiaro che questo comporta anche di essere leggibili poi, ma quella che è la creatività di calciatori tipo Politano, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori, Zielinski, Elmas, gli si lascia, perché c'è da imparare da quella che è la loro qualità, per cui si cerca di chiappare un po' tutte e due, di essere un po' organizzati come squadra, ma di lasciare poi che la qualità individuale dia quelle soluzioni che sono la scorciatoia per andare a far male agli avversari. Canale 8 e si prepara Radio One Station. Buongiorno. Buongiorno, bello. Di Lorenzo ha parlato in un'intervista che è uscita stamattina della consapevolezza di questa squadra che è cresciuta poi nel tempo attraverso anche delle prestazioni molto importanti, determinanti ai fini della stagione, ma la continuità, che poi secondo me è l'arma forse più importante o comunque la caratteristica principale di questa squadra che la differenzia veramente dal resto delle altre. Da che cosa deriva secondo lei? Da questa forza interiore che ha il gruppo perché si sente forte, dalla capacità di avere un obiettivo centrato nel mirino da non mollare, o da quello che ci mette poi lei anche tanto dentro negli allenamenti? Grazie. No, è sempre quello che ci mettono loro, è sempre la loro ricerca, la loro voglia di determinare, di non vivacchiare, di voler far vedere di che pasta sono fatti, e questo poi comporta anche un po' di sacrificio, perché avere sempre lo stesso atteggiamento, ci sono dei giorni che sono diversi agli altri, allora ti devi andare lì a guardare, a impostarti per rifare ugualmente un'altra giornata seria, professionale, di quelle che lasciano il segno tutte le volte, perché poi la domenica sei più pronto, perché loro hanno capito bene a cosa siamo di fronte e ce l'hanno bella chiara quella che è la loro volontà, e nell'andare a prendere quello che deve essere il comportamento momento dopo momento, insomma, ecco, lui è qualcosa di incredibile come persona, come calciatore, perché l'abbiamo detto più volte, è uno di quelli che va sempre avanti, cioè ogni allenamento che gli vedo fare gli trovo qualche cosa di più, e sembra se lo pensi la notte quello che deve far vedere, essendo un capitano, di nuovo alla squadra per diventare sempre meglio e per crescere sempre, ecco. E questo è lo spirito corretto della squadra. Radio One Station e si prepara Radio CRC. Buongiorno mister. Ha paventato la possibilità di vedere qualche titolare differente rispetto all'ultima gara. Le chiedo se è plausibile aspettarsi domani dal primo minuto uno tra Elmas e Simeone. Ora lei mi vuol far diventare antipatico con i miei calciatori, mentre io me li abbraccio dalla mattina alla sera. Per cui bisogna anche valutare che poi c'è una sosta dopo e che c'è possibilità di recuperare bene, per cui quelli che stanno bene e che non subiscono un arrugginire dei meccanismi fisici per la tensione della partita precedente, si vanno a riusare quelli lì, oppure
quelli che possono soffrire una fatica così, oppure quelli che come Elmas meriterebbe di giocarla qualche partita da titolare, perché è giusto, questo lo meritano un po' tutti, perché poi anche quelli che ho messo dopo hanno fatto un po' tutti come lui, nel senso che hanno dato sempre un risultato importante ai fini dell'obiettivo di squadra. Va bene, qualche cosa si cambia, però per il momento non fatemi dire quello che si cambia. Prego. Radio CRC e si prepara Napoli-Giacomo. Buongiorno Spalletti. Buongiorno a lei. Terminato il divieto di trasferta, domani sono attesi oltre 10.000 tifosi. Praticamente il Grande Torino sarà per metà azzurro. Le chiedo quanto è importante per voi ritrovare la spinta del vostro pubblico anche lontano da Napoli. Per noi è fondamentale, anzi io spero che non risucceda più quello che è successo, perché poi in fondo capisco che ci sono storici dietro, situazioni che ti comportano di avere un atteggiamento, ma che poi la squadra si sente più forte con il proprio pubblico sugli spalti, che prima di tutto diventa più bella la partita, perché poi quando viene escluso un pubblico a una partita, ce ne sono molti colpevoli, ma ce ne sono molti non colpevoli che vorrebbero assistere, che vorrebbero essere lì, e questi vengono penalizzati involontariamente. Io ho temuto, quando poi è successo la squalifica del nostro settore per le partite che andavamo a giocare, perché per noi sono un sostegno importante, e i calciatori hanno bisogno di quell'orecchio pieno di quelle cose lì che ci dà la curva, perché ogni tanto gli fa più quella che è la reazione del pubblico e degli sportivi di quello che può essere un urlo mio, un consiglio mio, che loro sono capaci di direzionare emotivamente la partita su dei livelli che a volte la mia posizione non me lo consente. Ultime due, Napoli-Giacomo, e a seguire 100% Napoli. Mister, buongiorno. Le volevo chiedere di Zelinski. Il ragazzo mercoledì ha fatto una prestazione di assoluto livello, no? Sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, è stato veramente di ottima fattura. Ma a ben guardare, diciamo, in Champions Zelinski ha sempre fatto, diciamo, molto molto bene. Merito di maggiori motivazioni che la competizione riesce a trasmettere, oppure proprio il gioco della Champions un po' più aperto, dove si incontrano squadre, anche lo stesso Eintracht l'altra sera ha giocato un filino più largo, riesce a, diciamo, esaltare le sue qualità, che quindi, diciamo, può esprimere maggiormente il proprio potenziale. Grazie. A me mi era sembrato di guardarle, però la sento un osservatore attento, per cui vado a rivedere quello che è successo, perché secondo me ha giocato allo stesso modo anche in campionato. Non gliel'ho trovata tanta differenza, ma ora vado a rivedere. E Zelinski è un po' dentro il discorso che facevamo, cioè dentro la crescita costante della squadra, si nutre di quello che è il comportamento continuamente della squadra, o di quello che viene fuori per la volta successiva a metterci ancora qualche cosa di più. Un calciatore che ha resistenza tecnica a gol, perché calcia in maniera straordinaria sia di destro che di sinistro. Secondo me sta mettendo mano in maniera pesante a quello che è il suo carattere, perché a volte, se sei troppo buono, troppo bravo,
in questo mondo qui non sempre ti dà dei vantaggi, per cui dentro c'è anche incluso il calcio. La vena sul collo, ogni tanto bisogna farsi venire la vena sul collo. Kvaratskhelia, quando ha fatto gol l'altro giorno con quel dribbling di tutti, mentre calciava in porta aveva la vena sul collo e quando è arrivato non ce l'aveva così evidente. Ora mi garba di più perché c'ha la vena sul collo. Allora Spalletti, buongiorno. Mi ricollego soltanto per una cosa finale alla domanda del mio collega, perché volevo sapere se c'era un motivo particolare per cui è stato proprio Zielinski poi a battere il rigore contro l'Eintracht di Francoforte. Veloce, non Mi riesco scusi. No, volevo sapere se c'era, come mai è stato proprio Zielinski a battere il rigore contro l'Eintracht di Francoforte, se c'era un motivo particolare oppure l'hanno deciso i ragazzi così spontaneamente. L'hanno deciso ragazzi perché dentro il nostro spogliatoio c'è democrazia. È intelligente quello che dice cose intelligenti, non quello che dite voi. È bravo quello che fa vedere che è bravo, non quello che dite voi. No, ma stima assoluta. Faccio per dire in generale quello che succede. E se i calciatori poi decidono di fare diversamente a quello che erano le indicazioni, e anche da questo aspetto qui ora sono più tranquillo, perché ogni allenamento si fermano a calciare i rigori e c'è stato un miglioramento notevole da quello che sono delle qualità, perché anche quelle lì sono delle qualità, ma se ci vai a lavorare dentro poi le rendi meno difficoltose se non fanno parte del tuo bagaglio. E lui ha preso rigore, poi gli dava fastidio quello che era successo nei rigori precedenti, perché ogni tanto giocano su questi discorsi. È andato lì e ha chiesto di poterlo battere, gli è stato concesso. A quel punto lì si sta buoni perché è corretto così. C'era una tranquillità che gli permetteva probabilmente. Allora è bello vedere che collaborano così e che si danno mano aiutandosi in base a quelle che sono le cose da mettere a posto individualmente. Partecipano tutti perché di squadra trattasi. Grazie. Grazie a tutti.